Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi impariamo insieme a realizzare questa lavorazione. La tecnica utilizzata per ottenere questo punto è quella dell'uncinetto tunisino e anche se non la conoscete non vi preoccupate perché durante il tutorial vi mostrerò tutti i passaggi passo passo. Stavo cercando sul web un nuovo punto per realizzare un altro doodoo e quando ho visto questo tipo di lavorazione me ne sono innamorata. Ho cercato se esisteva un tutorial in italiano, ma l'ho trovato in tedesco. Sono riuscita abbastanza a capire come lavorarlo, però secondo me c'era da fare alcune modifiche, quindi ci ho messo un po' del mio e vi ho fatto questo tutorial che spero vi possa essere utile. In ogni caso, nel box informazioni vi lascio il link al tutorial originale. Con questo tipo di punto possiamo fare copertine, doodoo per l'appunto, ma potremmo fare anche un fantastico copriletto. Infatti oggi vedremo insieme come realizzare questi quadratini utilizzando 6 punti di base e lavorando 5 righe in altezza, ma ovviamente una volta imparata la tecnica potremo fare i quadratini grandi come vogliamo e quindi magari realizzarli anche molto più grandi per farne appunto un copriletto. Vi ho messo una foto sulla mia pagina Facebook di questa lavorazione chiedendovi cosa ne avrei fatto e voi con la vostra fantastica fantasia mi avete dato un sacco di opzioni diverse dal doodoo, quindi per esempio c'è chi ha detto che ne farebbe una borsa da mare, c'è chi ha detto che ne farebbe una fascia per bambini, insomma un sacco di idee. In effetti con questo punto possiamo realizzare veramente un sacco di cose diverse. Io ve lo propongo alla fine per fare un doodoo, però ovviamente voi potete utilizzare questa tecnica per qualunque cosa vogliate. Per lavorare questa piccola copertina io ho utilizzato il cotone Drops Safran. Questo cotone è indicato per ferri o uncinetto da 3 mm, ma per realizzare questa lavorazione ho utilizzato un uncinetto da 4 mm. Infatti per la lavorazione dell'uncinetto tunisino vi consiglio di utilizzare un uncinetto di un punto o mezzo punto più grande rispetto a quello indicato sul filato. In questo modo otterremo una lavorazione bella morbida. Se invece veramente volete farne una borsa e quindi una cosa che abbia bisogno di avere una struttura più fitta, allora sì, vi consiglio di utilizzare l'uncinetto indicato nel filato. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi prima di iniziare il tutorial è che per questa lavorazione, anche se è un uncinetto tunisino, possiamo utilizzare un uncinetto normale. Mi sembra di avervi detto tutto, quindi non perdiamo altro tempo e passiamo al tutorial. Per iniziare la lavorazione cominciamo da un nodino iniziale, per questo facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto, portiamo fuori con l'uncinetto e tiriamo. E lavoriamo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nella lavorazione tunisina non facciamo come al solito che abbiamo solo un punto nell'uncinetto, ma carichiamo tutti i punti nell'uncinetto. L'asola che c'è sull'uncinetto è relativa al primo punto, quindi a questa catenella. Cominciamo a caricare i punti lavorando sul filetto dietro, quindi giriamo la catenella e lavoreremo su questo filetto dietro. E partendo quindi dalla seconda catenella dell'uncinetto, entro nel punto e porto fuori il filo. Entro nel successivo punto e porto fuori il filo. E in questo modo carichiamo tutti e 7 i punti sull'uncinetto. Così. Sotto abbiamo le catenelle e abbiamo i 7 punti sopra. Quindi appunto l'uncinetto tunisino si lavora con andata e ritorno. Nel ritorno il primo punto si chiude chiudendo un solo filo, quindi prendo filo sull'uncinetto e chiudo un filo, così. Tutti gli altri punti li lavoriamo chiudendo 2 fili insieme, quindi filo sull'uncinetto e chiudo 2, filo sull'uncinetto e chiudo 2, filo sull'uncinetto, chiudo 2, 2, 2, 2. E così abbiamo lavorato la prima riga. I punti
sono queste barrette verticali che abbiamo qui davanti. Quindi adesso per la seconda riga, come prima, l'asola sarà sempre così. L'asola sull'uncinetto corrisponde al primo punto qui sotto e quindi cominciamo a lavorare, a caricare dal secondo, quindi da questo qui. Entro così e porto fuori il filo. E vedete che quando portiamo fuori il filo, questa barretta verticale diventa ancora più evidente. Entro e porto fuori il filo. Entro e porto fuori il filo 4, 5, 6 e per l'ultimo punto prendiamo 2 fili qui dietro, 1 e 2, così. Porto fuori il filo e questo è il mio settimo punto. Ed ora come prima, per chiudere i punti, il primo lo chiudiamo prendendo un filo solo, così, e tutti gli altri prendendone 2. E in questo modo abbiamo completato la seconda riga. Come queste righe ne lavoriamo 5 in tutto. E ricordiamo che l'ultimo punto lo prendiamo sempre prendendo non solo questo filo qui davanti che prenderemo di solito, ma anche il filetto dietro, quindi prendendo 2 fili. Chiudo uno e poi chiudo 2. E questo è il risultato una volta lavorate le 5 righe. Per contare le righe basta contare le barrette, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Queste sono le 5 righe. Terminiamo il quadratino lavorando una catenella e in questa catenella mettiamo un segnapunti perché ci servirà in seguito. In questo modo, e in tutti gli altri punti lavoriamo un punto bassissimo, quindi a partire dal secondo punto, questo, entro nel punto e lavoro un punto bassissimo. Uno in ogni punto. Nell'ultimo punto, come al solito, prendiamo non solo il filo davanti, ma anche il filo dietro, così, e invece di un punto bassissimo lavoriamo un punto basso, così. Lavoriamo una catenella e tagliamo il filo. E così abbiamo completato il nostro primo quadrato. Mettiamo anche un altro segnapunti che ci servirà per capire da dove partire con i prossimi quadratini. Abbiamo detto che qui sotto abbiamo le catenelle iniziali, quindi dobbiamo averne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. In questa settima catenella mettiamo un segnapunti. Così. Questi segnapunti li metto perché capiate bene dove lavorare. Una volta capito come fare, ovviamente non serve mettere i segnapunti. Entriamo nella catenella, prepariamo un nodino iniziale con il successivo colore e portiamo fuori il filo. Così. E qui lavoriamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E come prima ricarichiamo tutti i punti. Tutti i prossimi quadratini saranno da 6 punti e non da 7. 3, sì. Una volta caricati i 6 punti nell'uncinetto, entriamo anche in questa catenella di fianco, che è la catenella del primo giro di punti del primo quadratino. Entro nella catenella e porto fuori il filo. In questo modo agganciamo il secondo quadrato al primo. E in questo caso chiudiamo tutti i punti a 2 a 2. Quindi chiudo 2, 3, 4, 5,
6. E così abbiamo lavorato la prima riga e continuiamo. Carichiamo come prima tutti i punti, 3, 4, 5, 6 e ci agganciamo come prima prendendo la catenella del punto di fianco e chiudiamo tutti i punti a 2 a 2. E così per le 5 righe del quadratino. Una volta lavorate le 5 righe, come prima, concludiamo questo quadratino, quindi lavoriamo una catenella per il primo punto e qui è dove metteremo questo segnapunti e un punto bassissimo in ogni punto. In questo modo, un punto bassissimo in ogni punto, anche nell'ultimo. Ed ora questo segnapunti ci serve per capire che non entriamo nella catenella, nella prima catenella che lavoriamo, questa, ma entriamo nel punto successivo. Entro qui, faccio un punto bassissimo e qui comincia il mio nuovo quadratino. Raccolgo tutti i punti. 3, 4, 5, 6 e raccogliamo anche l'ultimo punto qui di lato, quindi come al solito l'ultimo punto lo prendiamo prendendo questo filetto e anche quello dietro, così. E a questo punto torniamo ad avere i 7 punti del quadratino d'angolo, quindi l'ultimo quadrato ne avrà sempre 7, mentre i successivi che realizziamo avranno sempre 6 punti. E qui chiudiamo, come abbiamo imparato, il primo punto prendendo un solo filo e tutti gli altri chiudendo 2 fili. 2, 2, 2 e questa è la prima riga. Come questa ne lavoriamo altre 4, quindi raccogliendo i 7 punti. E ricordiamo che l'ultimo punto lo prendiamo prendendo sempre 2 fili e non uno, 1 e 2, così, e chiudendo il punto prendendo un solo filo e poi 2, 2, 2, 2, 2, 2. E anche in questo caso proseguiamo fino ad avere 5 righe. E una volta lavorate le 5 righe, come prima, chiudiamo il lavoro lavorando una catenella e poi punti bassissimi . E nell'ultimo punto invece prendiamo sempre 2 fili e lavoriamo un punto basso, una catenella e tagliamo il filo. E continuiamo a lavorare con questo criterio, quindi agganciando adesso il filo sull'ultima catenella e creando un nuovo quadratino con 6 catenelle e 5 giri qui. Ci agganciamo, come abbiamo visto qui, non nella prima catenella ma nel primo punto qui, e proseguiamo a lavorare e via così fino a raggiungere l'ampiezza desiderata del nostro lavoro. E questo è il risultato del lavoro una volta che progrediamo con il lavoro lavorando sempre delle diagonali. Alla fine quindi costruiamo un triangolo. Una volta arrivati all'ampiezza desiderata del nostro lavoro, vediamo come lavorare per chiudere il quadrato, quindi per cominciare a creare un quadrato oppure un rettangolo. Come al solito abbiamo i segnapunti nell'ultimo quadratino
e quindi il segnapunti della base da cui partivamo di solito per creare un nuovo quadratino e il segnapunto che ci dava l'indicazione di dove partire per il quadratino seguente a scalare. Quindi normalmente per aumentare la grandezza del lavoro utilizzavamo questo segnapunti e qui montavamo le prime 6 catenelle. Ora invece non vogliamo fare questo, vogliamo cominciare a creare l'altro lato del quadrato e quindi ci avvaliamo di questo segnapunti. Normalmente per creare i quadratini, quelli della diagonale, cominciamo dal punto successivo al segnapunti. In questo caso cominciamo proprio dal punto del segnapunti. Ci inseriamo nella catenella con l'uncinetto e agganciamo il nuovo filo come abbiamo imparato e montiamo in questo caso 7 punti. Questo è il primo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In questo modo, partendo dalla catenella, abbiamo montato 7 punti. Ci agganciamo come al solito al quadratino laterale, così, e chiudiamo 5 punti a 2 a 2. 1, 2, 3, 4, 5. E l'ultimo punto lo chiudiamo tutti insieme, quindi facendo una diminuzione, tutti e 3 questi punti insieme. In questo modo abbiamo comunque 6 punti sotto, ma il lato qui risulterà perfettamente dritto. Ora, per caricare i punti del secondo giro, questa è la diminuzione, questi 2 filetti, questi 2 fili sono la diminuzione, quindi questo è il punto relativo a questi 2 fili. Partiamo dal successivo, quindi da questo, e carichiamo i 6 punti normalmente. Così mi aggancio al quadratino laterale e chiudiamo tutti i punti a 2 a 2. E proseguiamo lavorando il quadratino come abbiamo imparato. E una volta lavorato tutto il primo quadratino, continuiamo a lavorare come abbiamo imparato, quindi normalmente partendo dal primo punto del quadrato successivo. E chiudiamo i 6 punti normalmente. E proseguendo con la riga arriviamo all'ultimo quadratino. A questo punto normalmente lavoreremmo l'ultimo quadratino qui in cima. Invece, visto che stiamo realizzando il quadrato, facciamo semplicemente l'ultimo punto bassissimo che lavoriamo normalmente per creare il nuovo quadratino, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Ed estraiamo l'uncinetto. In questo modo cominciamo a creare anche il lato superiore. Questo perché io voglio creare un quadrato del mio lavoro. Se invece volessimo creare un rettangolo, qui continueremmo a fare anche l'ultimo quadratino fino ad arrivare alla lunghezza desiderata della nostra copertina o del lavoro che stiamo realizzando. Ed ora, per concludere il nostro lavoro, non ci resta che ripetere questa riga, cominciando come abbiamo visto qui con il primo quadratino e poi lavorando normalmente. E questo è il risultato finale una volta lavorati tutti i quadratini. Io ne ho fatto un quadrato perché voglio appunto farne un dudù, ma se voleste fare un rettangolo abbiamo visto come fare, oppure potremmo creare anche delle forme diverse se volessimo farne per esempio un capo d'abbigliamento. Ora ovviamente restano da nascondere tutti i fili di inizio e fine del lavoro.
Possiamo farlo durante la lavorazione nascondendo il filo come facciamo quando cambiamo colore per esempio nell'amigurumi, oppure possiamo farlo alla fine con un ago. Nel prossimo tutorial vedremo insieme un bordo da aggiungere a questa lavorazione e se state vedendo questo video dopo maggio 2018 sicuramente troverete questo video linkato nel box informazioni. A me questa lavorazione piace veramente tantissimo, la trovo anche divertente da lavorare e diciamo che se non avete mai lavorato con l'uncinetto tunisino è un buon modo per iniziare senza dover utilizzare appunto l'uncinetto tunisino che è lungo oppure quelli con il filo, perché ovviamente avendo pochissimi punti da montare possiamo utilizzare un uncinetto normale. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che questo punto vi possa essere utile. Se così fosse e se doveste fare qualcosa con questo punto, aspetto le vostre foto sulla mia pagina Facebook e non vedo l'ora di leggere tutti i commenti qui sotto al video. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like, condividete e iscrivetevi al canale. Io come sempre vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!